Le Mese Audio Poet sono cuffie appariscenti di fattura pregevole, talmente belle che verrebbe voglia di stare a guardarle per ore. E forse sarebbe meglio guardarle e basta, perché quando passi all'ascolto, potresti rimanere un po' perplesso. Prima di entrare nel dettaglio di queste bellissime Poet, faccio un rapidissimo reminder dicendovi che Mese Audio è un'azienda rumena fondata nel 2011 dal designer Antonio Mese, diventata famosa grazie alle 99 Classics, cuffie entry level pluripremiate. Da allora Mese Audio ha scelto la strada dell'eccellenza, puntando forte sulla qualità costruttiva, sui materiali pregiati, sull'innovazione tecnica e su un design unico. La confezione delle nuove Poet segue le ultime tendenze eco-friendly introdotte anche nel mercato hi-fi e high-end per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Assenza di plastica, involucri di carta e cartone, sobrietà e minimalismo. Se quindi per forza di cose la confezione esterna è abbastanza anonima rispetto a come ci aveva abituato Mese Audio, una volta aperta la scatola troviamo un elegante case rigido a forma di bauletto che valorizza pienamente la lavorazione premium di queste cuffie e che personalmente preferisco alla classica borsetta con cerniera vista per anni in altri modelli del brand. All'interno, oltre alle cuffie, troviamo una pochette in finta pelle che custodisce il cavo, purtroppo un cavo sbilanciato con jack da 6,3 mm, e poi c'è l'immancabile libretto illustrativo. Attenzione, le Poet sono cuffie aperte, quindi chiunque si trovi accanto a noi avvertirà la presenza della musica che stiamo ascoltando, motivo per cui non sono adatte all'uso in mobilità, specie sui mezzi, non solo per il peso di 405 grammi e il cavo, anche questo bellissimo, lungo 2,5 metri, ma per la loro dispersione sonora. Sono cuffie che sono nate per l'ascolto in un ambiente dedicato e tranquillo, come può essere questo studio o qualsiasi altra saletta di ascolto, quella che avete a casa vostra. A proposito di dotazione, con un prezzo di listino di 2.000 euro mi aspetto di trovare almeno 2 cavi, uno sbilanciato e c'è, e uno bilanciato che non c'è. Se proprio vuoi metterne uno solo, sarebbe logico mettere il cavo bilanciato. Perché dico questo? Perché ho testato le Poet con un cavo bilanciato economico preso su Amazon a 50 euro, lo trovate linkato in descrizione, e la differenza è netta. La scena sonora si apre e il dettaglio migliora. Il cavo fornito, pur essendo molto bello, a me piace molto esteticamente, e di indiscutibile qualità costruttiva e solidità, limita le Poet più di quanto dovrebbe. E a proposito di scena sonora, attenzione all'apparente facilità di pilotaggio, perché le Poet hanno un'impedenza relativamente bassa di 55 ohm che sulla carta potrebbe far pensare ad una gestione semplice anche con l'uscita cuffie di un amplificatore integrato, che è vero a patto che l'integrato abbia una circuitazione cuffie dedicata di qualità, come nel mio caso. Naturalmente poi con un'amplificazione pensata esclusivamente per cuffie, come questo imbattibile Audio GD, l'esperienza si affina ulteriormente. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a tenere in vita il canale, e poi nei commenti qui sotto fammi sapere quali cuffie hai nel tuo setup e dimmi perché dovrei ascoltarle e magari, che ne so, un giorno recensirle. Scrivimelo qui sotto nei commenti. Quale hai? Premetto che non valuto una cuffia leggendo le specifiche tecniche, ma ascoltando musica reale, quella che conosco bene. Naturalmente i dettagli tecnici sono importantissimi e ben vengano paginate su paginate di grafici, ma personalmente preferisco sempre la pratica alla teoria. Ho testato le Poet con vari generi musicali e posso dire che la loro neutralità restituisce i risultati migliori con musica classica e jazz, molto buoni con pop ed elettronica, non eccezionali
con il rock. Sia con l'ultimo album della violinista Mari Samuelsen che ascoltando la reinterpretazione di Naima di John Coltrane eseguita da Maurizio Bruno alla chitarra, viene fuori la chiarezza dello strumento solista, dello strumento protagonista. Viene fuori la precisione delle note con una definizione generale impeccabile. Questa è una cuffia che si esprime al massimo quando la registrazione è di qualità e i dettagli sono fondamentali. Per questo la identifico come un'ottima alleata nella sala di ascolto di un audiofilo che predilige file digitali alla massima risoluzione possibile o stampe e ristampe di assoluta eccellenza in CD e vinile. E ce ne sono anche a prezzi umani, ve li racconterò in un video che farò dedicato. Nel pop l'intramontabile Thriller di Michael Jackson si difende egregiamente. Non eccelle, ma risulta comunque molto molto gradevole, così come è molto gradevole uno dei dischi test per antonomasia, The Nightfly di Donald Fagen. Si percepisce la qualità della registrazione originale che la Poet valorizza con precisione. In campo elettronico il mio riferimento da anni è Get Lucky dei Daft Punk, brano incredibile presente nel loro ultimo album in studio pubblicato nel 2013. Anche qui ci siamo, la scena è bilanciata e frizzante con una buona rappresentazione delle basse frequenze indispensabili in un genere come questo, dove il basso manca, o meglio si avverte meno rispetto alle alte frequenze, è nella musica rock. Nel brano test che uso sempre per valutare quanto il basso spinga, ossia My Name is Mad dei Primus, la scena risulta un po' chiusa e impastata, un po' troppo compressa per i miei gusti, meno divertente e meno coinvolgente rispetto a cuffie più colorate e dinamiche. A conferma di questa primissima sensazione sono andato di volata ad ascoltare l'orgasmica Dazed and Confused nella rimasterizzazione più recente di Jimmy Page, ovviamente tratta da quel colosso che è Led Zeppelin 1, una scelta che ho fatto sulla scia del bellissimo documentario Becoming Led Zeppelin visto qualche giorno fa al cinema. E sulle Zeppelin tornerò nel prossimo episodio dedicato ai miei acquisti in vinile e CD, quindi se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere avvisati quando verrà pubblicato. Spoilerone, c'è tanta bella roba, vecchia e nuova, come al solito. Dicevamo di Dazed and Confused e di come venga resa dalle Poet. Ahimè, cari amiche e cari amici rockettari, una delle sezioni ritmiche più potenti della storia, probabilmente la migliore di sempre, composta da John Paul Jones e John Bonzo Bonham, rimane troppo defilata rispetto ai riffoni di Jimmy Page e agli acuti di Robert Plant. E allora sai che faccio? Metto un attimo sulle 109 Pro, su cui a brevissimo torno con un confronto più mirato. Con le 109 Pro mi torna il sorriso perché accontentano il rocker che è in me, che predilige l'emozione alla precisione. Insomma, in soldoni, chi cerca un suono che emoziona, che spinge, che ti fa battere il piedino sul pavimento, probabilmente non lo troverà con le Poet, perché le Poet puntano a definire una scena sonora neutra e bilanciata e ci riescono senza alcun dubbio. Questo approccio è perfetto per chi cerca la massima fedeltà al mix originale, perfetto per chi ascolta prevalentemente incisioni al top, però potrebbe risultare poco coinvolgente per chi predilige una resa più musicale. Complessivamente non si tratta di un cattivo ascolto, sia ben chiaro, semplicemente la resa delle Poet risulta in certi casi troppo analitica e poco passionale. Per me, ovviamente, e per me in una cuffia anche l'emozione deve giocare un ruolo fondamentale, soprattutto in una cuffia che mi fa frugare 2000 euro. Per questo motivo mi viene naturale confrontarle con altre cuffie di Mese Audio che invece esprimono il loro enorme potenziale anche in virtù dell'ottimo rapporto qualità-prezzo, e ne ho parlato anche nella recensione che è linkata qui sotto in descrizione. Mi riferisco alle 109 Pro, anch'esse cuffia aperta che, pur non avendo la stessa precisione delle Poet, offre un'esperienza di ascolto più dinamica e coinvolgente, più adatta ai miei gusti, e lo fanno con un prezzo di listino decisamente inferiore, 799 euro contro i 2000 delle Poet.
Ma ho fatto una prova ulteriore, ho fatto un test invertendo i cavi, le Poet con il cavo bilanciato economico e le 109 Pro con il cavo premium sbilanciato delle Poet. E indovinate il risultato? Sì, anche in questa configurazione continuo a preferire l'ascolto con le 109 Pro, che si confermano più coinvolgenti e piacevoli. Questo è una riprova che non è solo una questione di cavo, ma proprio di tuning della cuffia, naturalmente in combinazione col tipo di driver scelto, qui dinamico e qui isodinamico. Un altro aspetto non secondario è il comfort. Le Poet hanno dei pad magnetici removibili, una soluzione pratica che mi piace molto, ma l'ovoidale risulta leggermente piccolo con il padiglione che in alcuni punti preme sulle orecchie, creando un leggero fastidio nelle sessioni di ascolto prolungato. Al contrario, le 109 Pro offrono un comfort superiore grazie ai padiglioni più ampi che avvolgono completamente l'orecchio, non andando quindi a toccare punti sensibili e quindi non surriscaldandolo. In entrambi i casi parliamo di cuffie comode, però per i miei gusti sulle mie orecchie le 109 Pro meritano un punto in più. Tirando le fila su queste Poet, si può dire che i punti forti sono chiaramente la costruzione premium, la qualità dei materiali, il design esclusivo e la neutralità sonora ideale per ascoltatori esigenti. Di contro, i punti deboli sono altrettanto evidenti. Una dotazione insufficiente, abbiamo visto, c'è un solo cavo sbilanciato, il comfort migliorabile nelle lunghe sessioni, la neutralità eccessiva che penalizza il divertimento e un rapporto qualità-prezzo non eccellente se confrontato con le Mese Audio 109 Pro. E quindi a chi sono rivolte queste Poet? Direi agli audiofili che cercano una cuffia impeccabile, neutra e precisa e che non temono di spendere una cifra importante per questo tipo di ascolto. A tutti gli altri, me compreso, consiglio più volentieri le Mese Audio 109 Pro, che a meno della metà del prezzo offrono un'esperienza d'ascolto più divertente e coinvolgente. Certo, pagano una costruzione che, seppur di qualità, non si avvicina neanche lontanamente a quella premium delle Poet, però d'altro canto non si può avere tutto. E poi non è un caso se dopo averle provate per il canale ho acquistato un paio di 109 Pro appena ho trovato un'offerta interessante. Le Poet non sono brutte cuffie, lo ribadisco assolutamente, e non sono un passo indietro di Mese Audio, però non lo sono neanche in avanti, perlomeno dal punto di vista sonico, nonostante l'evoluzione del drive isodinamico realizzato in collaborazione con Rinaro. Non hanno prodotto in me l'effetto wow e di conseguenza non sono le prime che consiglierei a chiunque cerchi emozioni e coinvolgimento nella musica. Noi appassionati che vediamo esposto nel negozio un oggetto del genere e ce ne innamoriamo a prima vista, talvolta vogliamo convincerci che valga la pena fare uno sforzo economico per goderne nella nostra saletta di ascolto. Ecco, allora, in questo caso vale davvero la pena spendere più del doppio per le Poet quando la 109 Pro offre un suono più coinvolgente e un miglior rapporto qualità-prezzo? Per tanti altri sì, vale la pena e va bene così, però per quello che cerco io in una cuffia, no. In questo caso non vale la pena. Quindi Mese Audio Poet, bella, ma non balla. Mi raccomando, prima di andare via, fammi sapere nei commenti qui sotto quale cuffia utilizzi e dimmi anche perché dovrei ascoltarla e magari recensirla. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a portare avanti il canale. A presto e buoni ascolti, in cuffia, in ambiente, come ci pare.